Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere questo bellissimo, perché è proprio bello, portamonete, portafoglio, portadocumenti, porta tutto, anche porta oggetti, perché può essere appunto utilizzato un po' come uno desidera. È molto bello e ha 3 strati, vedete? Molto carino, molto capiente anche, perché comunque sono belle grandi gli scompartimenti che andremo a ricreare. Quindi molto semplice da fare, fatto tutto a maglia bassa, quindi molto semplice, molto veloce anche, volendo non ci si mette molto a fare in 2 o 3 ore più o meno, ci si fa tranquillamente. Allora, io questo qua l'ho fatto in cotone, è un cotone che adesso poi vi farò vedere nel tutorial, nell'elenco dei materiali. Volendo però si può fare anche in cordino, con il cordino, ok? Quindi con il cotone questo qua rimane morbido, ma non è il cotone che utilizzo per le presine, quello che di solito faccio per le presine. Questo è un altro tipo di cotone, un pochino più spesso, però lavorato con un uncinetto mezza misura in meno di quella che consiglia sull'etichetta, mi dà questa rigidità più o meno e morbidezza che può andare bene appunto per un tipo di lavorazione del genere. Se voi lo volete più rigido lo potete fare comunque con il cordino oppure utilizzare ancora una misura in meno, vedete voi appunto come più vi piace. Io penso che così morbido, cioè vada più che bene, anche perché mettendo comunque tipo la carta d'identità, il bancomat, il codice fiscale, non è molto rigido, che c'è magari il rischio che poi cioè si spezzano, ok? Cioè secondo me anche così con i soldi e tutto quanto messo dentro è abbastanza morbido, diciamo, da poter metterci tutta la robina dentro. E, appunto molto semplice, molto veloce, ci serviranno appunto 2 bottoncini, vedete voi quello che avete più grande, più piccoli, a perlina, come più vi piacciono, ok? Io mi sono ritrovata questi qua che manco più mi ricordavo di avere, questi qua in legno e quindi appunto ho messo questi. Se ne possono fare di tutti i colori, sono dei pensierini che appunto possono andare bene anche per Natale. Quindi appunto ci portiamo un pochino avanti, siamo ancora a luglio-agosto, ma ci portiamo un po' avanti con i lavoretti di Natale. Ok, quindi vi lascio l'elenco del materiale e al tutorial, però prima vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il progetto vi può piacere lasciate anche un pollice in su. Il materiale che avremo bisogno quindi sarà il cotone, ok? Allora io sto usando questo qua che è bellissimo, è un cotone fiocco cablé, molto bello, si lavora con l'uncinetto da 4-5 mm, ok? Sono 100 grammi, 205 metri. È molto bello, ovviamente se voi non avete questo lo potete fare con il cordino, va bene ugualmente. Di questo qua che sono 100 grammi, io ne ho usato quasi un 60 grammi, come vedete con quello blu, quello che mi è avanzato è questo, sono più o meno un 40 grammi di quello che mi è avanzato, quindi con un gomitolo ce ne fate uno e quasi e mezzo, cioè perché comunque ancora volendo uno si può iniziare, si può arrivare quasi a metà, però poi ne avete bisogno di un altro gomitolo. Quindi comunque uno completo con questo gomitolo lo riuscite a fare. Appunto si può fare anche con il cordino. Con il cordino l'unica cosa che magari vi consiglio è non lavorandolo, cioè non lo lavorate con un uncinetto troppo piccolo, perché sennò vi viene comunque troppo duro, troppo stretto, siccome poi bisogna andarlo a piegare col cordino, poi rimane un po' troppo rigido. Invece io vedo che con questo cordino, cioè con questo cotone,
Io lo lavoro con l'uncinetto da 3,5 in modo da dargli un po' più di rigidità, viene benissimo, ok? Perché ho paura poi lavorandolo con il 4 o il 5 mi resta troppo molle e poi non mi piace. Quindi utilizzo uncinetto da 3,5, poi ci servirà l'ago, le forbici, i marcapunti, ok? Qualche marcapunti e il bottoncino. Ok, voi vedete adesso cosa avete di bottoncino, comunque un bottoncino che vada bene per la soletta che poi andremo a fare. Se avete dei bottoni un pochino più grandi, sappiate solo che dovrete fare l'asola un pochino più grande. Ok, abbiamo tutto, possiamo iniziare. Per questioni di tempo, ok, del video, io mi sono già portata avanti con il lavoro, ma vi spiego semplicemente quello che bisogna fare, molto molto semplice. Sono tutti giri di andata e ritorno a maglia bassa. Si inizia il lavoro avviando 52 catenelle. Dalla seconda catenella dall'uncinetto si iniziano a fare le maglie basse. Quindi giri di andata e ritorno e devono essere 51 maglie basse. Ovviamente per girare il lavoro si fa la catenella, si gira il lavoro e si riniziano a lavorare e sono appunto 51 maglie basse per 35 giri. Ok, non ve lo faccio vedere perché comunque è una cosa abbastanza noiosa, perché comunque sono solo giri di andata e ritorno a maglia bassa, quindi io mi sono già preparata appunto la parte, questa qua che sarebbe il corpo praticamente già del portamonete, e appunto vi sto solo spiegando quello che c'è da fare. Una volta che siamo arrivati quindi alla fine del nostro 35esimo giro, possiamo staccare il filo e facciamo il nodino di sicurezza. Ok, quindi adesso giriamo il lavoro, ci mettiamo così e qua contiamo 17 maglie, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Sulla 17esima maglia mettiamo un marcapunti. La stessa cosa la facciamo da questo lato, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Ok, e mettiamo un altro marcapunti, quindi qua in mezzo ci devono essere rimaste 17 maglie basse. Contiamo giusto per conferma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Ok, quindi sono 17 marcapunti, altre 17 marcapunti e qua in mezzo abbiamo altre 17. Quindi adesso prendiamo il nostro filato, quindi ci attacchiamo qua, non nella maglia, ok, del marcapunti, quella subito dopo. Quindi facciamo, agganciamo il filo, facciamo una catenella e qua dentro rifacciamo una maglia bassa. Quindi adesso dobbiamo andare a lavorare le 17 maglie basse. Quindi 3. Ho finito le mie 17 maglie basse, adesso facciamo una catenella, giriamo il lavoro e rifacciamo le 17 maglie basse. Quindi dobbiamo andare a lavorare questi giri di andata e ritorno delle 17 maglie basse per un totale di 8 giri. Quindi il primo l'abbiamo fatto, adesso stiamo facendo il secondo, ok? Quindi andiamo poi a farlo appunto in totale per 8 giri, dobbiamo arrivare fino al giro 43. Quindi sappiamo che fino a qui, dove abbiamo messo i marcapunti, siamo al giro 35. Quindi da qui in poi dobbiamo arrivare fino al giro 43. Ok? Un totale di 8 giri. Quindi facciamoci appunto i giri così di andata e ritorno di questo pezzetto e poi vi faccio vedere come proseguire. Ho fatto i miei 8 giri, ok, di 17 maglie basse. Adesso andiamo a fare dei giri di diminuzioni.
Quindi facciamo una catenella, giriamo il lavoro. Per fare la diminuzione non andiamo a farla come sempre prendendo la maglia, ok? Facciamo solo che saltare la prima maglia bassa. Quindi saltiamo la prima maglia, andiamo già subito nella seconda e quindi lavoriamo le maglie basse. Quindi sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ok? Qua vedete me ne restano ancora 2 di maglie da lavorare, quindi saltiamo la penultima e andiamo a lavorare l'ultima. E quindi sono 15 maglie basse. Quindi una catenella, giriamo il lavoro, di nuovo andiamo praticamente a diminuire all'inizio e alla fine del giro. Quindi saltiamo una, andiamo nella seconda, ok? Quindi sono 2, 3, 12, di nuovo abbiamo le 2 maglie, quindi saltiamo la penultima, andiamo nell'ultima e quindi avremo 13 maglie basse. Quindi di nuovo una catenella, giriamo il lavoro, saltiamo la prima e andiamo nella seconda. Quindi 1, 10, abbiamo le ultime 2, saltiamo la penultima, andiamo nell'ultima. E quindi nel giro 46, che questo è il giro 46, abbiamo 11 maglie basse. Andiamo a fare l'ultimo giro, quindi il giro 47, quindi il giro di diminuzioni sono 4, Dobbiamo fare 4 giri di diminuzione, arriviamo fino al giro 47. Quindi di nuovo catenella, saltiamo subito la prima maglia e andiamo nella seconda. Quindi 1, 8, saltiamo la penultima, andiamo nell'ultima e sono 9. Quindi nell'ultimo giro, il giro 47, dobbiamo ritrovarci con 9 maglie basse. Ok, quindi qua adesso possiamo anche staccare il filo, facciamo nodino di sicurezza, ok, e fermiamo il tutto. Adesso, una volta che siamo arrivati qua, giriamo il nostro lavoro, ok, riprendiamo il filato e ci andiamo, facciamo solo il giro del contorno praticamente di questo pezzettino che abbiamo fatto, ok? Non di tutta la struttura, solo di questo qua. Quindi ci rimettiamo proprio qui dove abbiamo iniziato, che abbiamo fatto all'inizio la catenella con la maglia bassa, ci andiamo a mettere proprio qua. Quindi facciamo una catenella e ci facciamo tutto il giro, tutto il contorno a maglia bassa. Le maglie io non le sto contando, magari se voi contatele in modo da sapere più o meno quante maglie avete fatto da sto lato per farle anche da quest'altro lato, Quindi qua andiamo a prendere le maglie normali. Ecco, l'unica cosa che bisogna contare qua sono queste. Allora, qua abbiamo 9 maglie basse, quindi sappiamo che dobbiamo lavorare 4 maglie basse, quindi una l'ho già lavorata, 2, 3 e 4. Ok, dopo le 4 maglie basse lavorate andiamo a fare le catenelle per il cappietto. Quindi andiamo a lavorare per il cappietto 8 catenelle. Allora, 8 catenelle sono le catenelle che servono a me per il mio bottone. Se voi avete un bottoncino un pochino più grande, fatene di più, ok? Quindi assicuratevi di fare le catenelle giuste per quante ve ne servono per il bottone della grandezza che avete. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fatte le 8 catenelle, rivado nella prossima maglia che c'è e vado a lavorare la maglia bassa. Quindi di nuovo 2,
3 e 4. Ok, vedete le 4 maglie che mi sono rimaste, e adesso mi vado a finire tutto il giro appunto fino a qui dove praticamente c'è il marker, ok, la maglia, l'ultima maglia lavorata del giro 36, e vado a finirlo con le maglie basse. Sono arrivata al giro, alla fine del giro, ok, allora qui c'è il marker, quindi nella maglia prima del marker, ok, qua vado a fare una maglia bassissima e quindi faccio un nodino di sicurezza, ho tagliato già il mio filo, ok, e vado a stringere. Ok, adesso questi marker li possiamo anche togliere. Quello che adesso andremo a fare è pulire praticamente, vabbè, questi fili, ok, ci sistemiamo questo qua di quando abbiamo finito il giro, quindi la parte, ok, questa qua vedete la parte del dritto che abbiamo fatto le maglie basse, quindi noi dobbiamo andarci a lavorare, cioè a nascondere i fili da questa parte di qua girando il lavoro. Quindi semplicemente facciamo passare il filo, ok, tra le maglie che ci sono qui all'interno. Sistemati i miei fili, qua sono sempre nella parte del rovescio, ok, quindi non l'ho girato. Adesso andiamo a piegarlo così a metà, quindi prendiamo i nostri marker, ok, contiamo 9 maglie basse sia da una parte che dall'altra e le uniamo insieme, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9, quindi nella nona maglia bassa andiamo a mettere il marcapunti e la stessa cosa facciamo qua, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Ok, la stessa cosa lo facciamo qua sotto, contiamo 9 maglie basse da questa parte e 9 maglie qua e le fermiamo con l'altro marcapunti. Fermate le due parti, ok, con il marcapunti. Adesso prendiamo il nostro ago e un pezzo del filo dello stesso colore, ok, quindi andiamo a tagliare un bel pezzo di filo lungo, perché dobbiamo andare a cucire praticamente da qui fino a qui, ok, quindi ci prendiamo, ci mettiamo subito, potete iniziare o da una parte o dall'altra, io per comodità inizio da qua, quindi questo lo lasciamo un pochino più lungo, ok, in modo che poi dopo lo andiamo a fermare, a nascondere bene senza problemi. E quindi andiamo a mettere l'ago. Allora qua possiamo già vedere dove abbiamo messo il marker, vedete qua c'è proprio la riga qua delle maglie basse, tutta che si unisce fino a qua, quindi noi dobbiamo andare a seguire questa linea prendendo tutte e due le parti, l'ago facciamolo uscire anche dalla parte dietro, facciamo attenzione, quindi potete fare o così, ok, e poi farlo uscire nella parte, ok, davanti, o se no per comodità come faccio io che me lo metto qua, vado a fare i punti. Qua i punti li facciamo tra cioè tra una riga e l'altra, ok, delle lavorazioni. Siccome abbiamo fatto le righe di andata e ritorno di maglie basse, cioè non andiamo a fare i punti molto larghi, ok, andiamo a fare un pochino più stretti, in modo che anche un po' la cucitura viene un po' nascosta, non si vede molto, ok, quindi entriamo di qua e la facciamo uscire nell'altro lato, vedete, la faccio piccolina in modo entro subito dopo una maglia di lavorazione e vado a uscire nel giro praticamente quello che c'è dopo, vedete, si vedono appunto
si vede la cucitura, però è piccolina da una parte all'altra. Ok, quindi andiamo avanti così, praticamente appunto dobbiamo arrivare fino all'altro marcapunti. Sono arrivata alla fine, vedete, al marcapunti, quindi l'ultimo punto lo vado a fare prendendo proprio le maglie, queste qua dei marcapunti, così le vado a unire e a chiudere anche queste. Quindi possiamo anche, ok, andare a nascondere il filo, quindi ci fermiamo questo e anche questo qua dove abbiamo iniziato. Ho finito, come vedete, di sistemare appunto tutti i fili, ho tolto anche i marcapunti. Adesso quello che dobbiamo andare a fare è aprire il nostro portamonete, ok, vedete? Proprio così. Avete visto? Allora, ero messa praticamente piegata così, si va a mettere la parte cucita, vedete? Una parte di qua, un'altra parte di qua e si va ad aprire così. Ok, una volta che siamo qua, prendiamo dalla parte più bassa e la andiamo a piegare in su. E adesso dobbiamo andare a cucire praticamente questi due lembi qua in mezzo. Vedete che sono praticamente quelli ancora aperti, sono le due parti qua, ok? Quindi sia da una parte che dall'altra. Quindi prendiamo di nuovo il nostro ago con il filo con lo stesso colore. Se vi viene più comodo potete fermarli con il marcapunti, ok, in modo che così almeno non vi si aprono mentre li andate a cucire. Quindi prendete il marcapunti, li fermate sia da una parte che dall'altra. Poi vedete voi da dove volete iniziare, tanto è uguale, cioè se volete iniziare da qui oppure da qui. Quindi vedete, ve li appaiate bene, ok? Tutte le maglie che combaciano. Iniziate appunto di qua o di qua, è la stessa cosa, e si va appunto a cucire. Anche qua lasciamo il filo un pochino più lungo dell'inizio, così poi quando lo andiamo a fermare almeno cioè riusciamo a nasconderlo e a fermarlo meglio, ok, senza problemi. Ok, una volta che arrivate qui alla fine togliete pure il marcapunti, si va a dare l'ultimo punto giusto per fermare proprio, ok, vedete qui all'inizio, in modo che non si apra. Ok, quindi si entra dalla parte interna e si va a nascondere il filo. Ok, lo andiamo a nascondere qua un po' dove c'è tutta la cucitura che abbiamo fatto. E la stessa cosa quindi lo andiamo a fare anche dall'altra parte, qua dall'altro lato dove c'è già vedete il marcapunti. Ok, vedete di qua. Ok, quindi andiamo a cucirci pure questa parte di qua come abbiamo fatto di qua. Ho finito di cucire i miei laterali, ok? Adesso qua dove abbiamo praticamente ho cucito il laterale, dove c'è il filo dell'inizio lavoro della cucitura centrale che abbiamo fatto, praticamente l'andiamo a fermare un pochino qui sul fondo del lavoro. Ho messo, come vedete, il marcapunti in modo che mi delinea tutta bene la linea, ok, che rimanga tutto bello dritto, e poi lo vado a fermare. Vedete qui la stessa cosa, ho messo il marcapunti così so che questa è tutta la parte dritta e questa parte centrale qua la vado a fermare proprio qui, vado a dare giusto 2 punti, vedete, in modo che si ferma. Quindi prendo di nuovo
la parte cucita e la vado a mettere sul fondo. Ok, vedete? In modo che rimane fermo, non rimane sta punta poi che esce fuori, perché non è poi molto bellina, ok, da vedere. Invece così rimane tutto bello allineato. Ok, quindi diamo ancora questi ultimi 2 punti e poi mettiamo il bottoncino. Ed eccolo qua, il portamonete è finito. Quindi ho messo il bottoncino, appunto, e come vedete c'ha 3 scomparti, quindi il primo, il secondo e il terzo, dove poter mettere veramente tanta roba, è bello spazioso, cioè per il mare ancora, per chi ancora deve andare al mare, appunto, e vuole mettere le monete, i documenti, anche perché no, i soldi, cioè qualsiasi cosa, ok, piccolino, così nella borsetta, anche se avete una borsetta piccola, appunto, ci sta, e tranquillamente, appunto, carta d'identità, codice fiscale, qualsiasi cosa, i documenti o comunque soldi, sì, ve lo potete mettere. Volendo, io non ve l'ho detto, però volendo in una magari delle questa magari no, in queste 2 scomparti, se volete potete mettere anche delle piccole cerniere, ok? Quindi volendo ci potete cucire anche delle piccole appunto cerniere. Vedete voi come più vi piace, se no ve lo lasciate così aperto, che comunque cioè, è già pure un bel portamonete, portadocumenti, appunto, portafoglio, comunque abbastanza capiente. Ok, quindi adesso vi faccio vedere, eccoli qua, tutti e 2 belli finiti. Guarda che carini, di questi qua se ne possono fare di tutti i colori, appunto è un bel pensierino anche per Natale, volendo, appunto si può anche regalare per Natale. Quindi io vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video, e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su. E noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!